Piazzetta Milù nasce nel 2003, in realtà come una pizzeria. Era l'idea dei miei genitori che avevano già una pizzeria da sport, ma in realtà per passione e in una zona periferica della città, di avere un luogo dove si potesse far preparare la pizza, far mangiare la pizza, però anche seduti con dei tavoli. E nel 2003 fu trovato questo posto, che poi è diventata, come dire, la sede della nostra piazzetta, che ha avuto un'evoluzione nel tempo. Abbiamo iniziato come pizzeria, poi come braceria, poi accanto alla brace ristorazione di tipo tradizionale, e poi man mano una spinta verso la ricerca, lo studio, la tecnica, e quindi una cucina più d'avanguardia. Beh, il territorio sul nostro modo di fare ristorazione influisce tantissimo, perché noi vogliamo dare l'idea di chi entri a Piazzetta Milù che si trovi nel nostro territorio, nella nostra regione, nell'idea della penisola sorrentina, intesa non solo come morfologia o come clima, ma anche proprio come stile di vita. È ovvio che per noi il territorio non è un limite, perché l'idea nostra è che Castellammare debba diventare un po' uno dei centri del mondo, e quindi la filosofia del ristorante e dello stile di cucina, di servizio, sta proprio lì. Dare l'idea che si è a Castellammare, si è in Penisola Sorrentina, a Napoli, in Campania, ma che si è stati nel mondo, che si è visto tanto, e che quindi si cerca di riportare le proprie esperienze qui nelle quattro mura del ristorante. Beh, la tradizione nel nostro menù, più che essere presente in maniera proprio, come dire, tangibile, è presente nelle nostre menti, soprattutto nella mente di Michael, che lo chef, che poi elabora i piatti, perché per noi la tradizione è vista come gusto primordiale, ed è quel gusto che noi vorremmo riportare in ogni piatto, però ovviamente con tecniche differenti, innalzandolo magari o migliorandolo laddove si può. E quindi per noi la tradizione è questa, è una sorta di punto di partenza dal punto di vista del gusto, e quindi anche del cervello, se volete, per poi andare ad elaborare magari degli abbinamenti nuovi o delle presentazioni diverse. La scelta del vino per me è stata casuale. Non avevo nessuno in famiglia che fosse così tanto esperto o appassionato, però fu un'intuizione di mio padre, che mi iscrisse a un corso di sommelier, il corso di sommelier ICE, ormai un bel po' di tempo fa, più di 10 anni fa, e da lì io non bevevo vino, ero astemio. Era un tipo di cultura che neanche forse mi interessava, però poi, andando alla prima lezione del corso, rimasi talmente sbalordito, mi piacque così tanto, che poi decisi di frequentarlo, e da lì poi è cambiata un bel po' la mia vita. Beh, di profumi e sapori ce ne sono tanti. Io starei più su un profumo, visto che, come dire, è a tema, e invece di andare tanto in là col tempo fino all'infanzia, un profumo che io mi porto sempre come memoria, che quasi quasi mi fa viaggiare un po' nel tempo e mi riporta anche dei ricordi felici, è proprio quello di questa cantina. Il profumo leggero di muffa, anche un po' di chiuso, che c'è in una cantina antica come questa, e mi riporta un po' ai primi tempi in cui io iniziai a comprare vino qui per il ristorante, a creare la carta dei vini, ed è lo stesso profumo che ogni tanto poi, come dire, quasi riaffiora nella mente, ma anche proprio nell'aria, ed è successo anche ora, prima di scendere qui per il vostro contributo. Ho avuto proprio la stessa sensazione di allora, lo stesso profumo, ed è stato bellissimo. Ma io non sono un dietologo, nutrizionista, quindi non vi so dire se effettivamente è giusto o meno che ci sia mezzo bicchiere di vino al giorno nella dieta mediterranea. È una cosa che condivido più che dal punto di vista tecnico, perché ripeto, non ne ho le conoscenze necessarie per farlo. Dal punto di vista culturale assolutamente sì, perché il vino è
fa parte della nostra cultura, è retaggio storico, è memoria, e anche possibilità di guardare al futuro. E quindi credo che il fatto che venga sempre consigliato un mezzo bicchiere di vino al giorno nella dieta mediterranea possa essere uno spunto culturale importante e magari ecco anche da seguire. E la cantina di Piazzetta Milù è una cantina, come dire, appassionata sicuramente, soprattutto negli ultimi anni. Mi sto divertendo molto a fare ricerca, a trovare vini che magari in Italia non arrivano, di piccoli produttori. Viaggio spesso nel mondo del vino, soprattutto in Europa, Francia, per andare a conoscere di persona coloro che creano i vini che mi piacciono di più, e quindi è sicuramente una cantina appassionata, è ovviamente una cantina di ricerca, però è anche una cantina molto attenta a ciò che è la nostra proposta di cucina e anche al tipo di clientela che abbiamo, che negli ultimi tempi sempre di più si avvicina a vini importanti o in qualche modo ricercati, dove ovviamente il lavoro importante che si fa non solo da parte mia ma anche da parte di mio fratello Valerio, che è il maître di sala e anche sommelier, e dei nostri uomini di sala, è quello di andare come dire, a raccontare, a far capire la ricerca, la passione che c'è per la nostra cantina, e questo è il tratto per me fondamentale. E non vi so dare una percentuale precisa tra vini italiani e estere, però diciamo che stiamo sul 50 e 50 più o meno, perché vi ripeto, noi abbiamo anche molta clientela di appassionati del luogo, quantomeno inteso come la regione, ma anche fuori regione, da altre parti d'Italia, ed è normale che magari questo tipo di persone basino la propria scelta non sempre su vini italiani ma anche su vini stranieri, per la curiosità di assaggiare qualcosa che magari spesso non si riesce a trovare o ad assaggiare. Però ovviamente l'Italia è, come dire, la base strutturale della nostra cantina. Ci sono vini da tutte le regioni d'Italia, tutte, anche in realtà delle profonde selezioni da alcune delle regioni più importanti, la Campania in primis, ma il Piemonte, la Toscana sono fortemente presenti in carta. E per quanto riguarda i vini campani, le etichette dei vini campani sono più o meno 200, tra bianchi, rossi, dolci, sfumanti, tutte le tipologie, da tutte le zone della Campania. Ed è un qualcosa che mi inorgoglisce molto, perché quando ne ho la possibilità e quando la situazione lo richiede, i vini campani sono per me il primo consiglio, la prima scelta. Beh, l'esperienza gastronomica che un cliente può vivere a Piazzetta Milù io la definisco un'esperienza, cioè il trovare qualcosa che magari non è facile trovare, non è facile aspettarsi soprattutto, ed è per questo che il lavoro di tutto il team di Piazzetta Milù in cucina e anche in sala, staff di sala, è proprio quello di essere consapevoli che chiunque entri dalla porta di Piazzetta Milù abbia un'aspettativa già molto alta, ma non solo di rispettare quell'aspettativa, ma anche andare oltre attraverso un servizio professionale, però anche molto caldo, molto attento all'esigenza di chi è a tavola, e far vivere un'esperienza a tutto tondo, che parte in realtà dall'accoglienza, si solidifica attraverso i piatti della cucina, e poi a mio avviso diventa memorabile se c'è l'ambiente adatto fuori in sala per far apprezzare tutto il lavoro di tutto il team del ristorante, che ormai è di più di 20 persone. Beh, il futuro è ancora tutto da scrivere per noi. Noi siamo giovani, ma più che al futuro noi pensiamo, come dire, al presente, a rafforzare il presente, a rendere il presente una esperienza, come si diceva prima, perché
abbiamo degli obiettivi, è naturale averli ed è anzi forse è giusto, siamo ambiziosi, però non siamo schiavi di questa ambizione né dobbiamo farci prendere dall'ansia, dalla frenesia di raggiungere determinati risultati. Bisogna arrivarci pian piano e soprattutto bisogna curare il presente inteso come giorno per giorno. Il nostro è un lavoro importante che richiede attenzione, richiede tecnica, richiede amore per il dettaglio e tutto ciò può essere coltivato solo lavorando giorno per giorno. È chiaro, ripeto, abbiamo degli obiettivi importanti, però sarà solo il tempo a dirci se riusciremo a realizzarli. Per ora noi viviamo il presente e soprattutto speriamo di tornare subito al lavoro, subito a vivere, a fare la vita che ci piace e per cui noi siamo nati.